Benvenuti, ben ritornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla programmazione del PLC S7 1200, un esempio semplicissimo per chi inizia a programmare. Per imparare a programmare vedremo come programmare questo dispositivo di stampaggio. Il video sarà sia in italiano, ovviamente, perché io parlo prevalentemente italiano, e poi sarà tradotto in inglese, ma mi affido all'intelligenza artificiale, almeno spero che lo sia. Vediamo cos'è questo dispositivo di stampaggio, qual è il suo comportamento. Il funzionamento. Dei pezzi di plastica vengono inseriti manualmente in un'apposita sede, che è questa qua, ok? Una volta che è stato inserito si preme un pulsante di comando e il cilindro A avanza, vediamo l'aspetto tratteggiato, e viene spostato sotto il cilindro B, che è quello di stampaggio. A questo punto il cilindro B scende, viene impresso nella plastica dei nomi, una sigla, un logo, quello che vogliamo. Al termine dell'operazione, che potremmo temporizzare, il cilindro B rientra e dopo rientra il cilindro A. Considerando il funzionamento di questo dispositivo, se vogliamo descrivere le fasi, abbiamo 4 fasi. Avanza il cilindro A, quindi A+, avanza il cilindro B, B+, rientra B, B-, rientra A, A-. Se andiamo ad analizzare questa sequenza di questi 4 movimenti, è evidente che esistono dei segnali bloccanti che impedirebbero il corretto funzionamento se programmato senza nessuna accortezza. La sequenza si fermerebbe dopo i primi 2 movimenti, A+, B+, e ci fermiamo qui, una volta che l'abbiamo preso che ci importa. Quindi risulta necessario applicare una tecnica per eliminare i segnali bloccanti. Quali sono questi segnali bloccanti? Come eliminarlo? Vediamo nella prossima slide. La tecnica che andrò a utilizzare è la tecnica della cascata pneumatica applicata all'elettropneumatica. Adesso c'è da dire che molti conosceranno già la tecnica della cascata e come applicarla, quindi andate pure avanti. Chi invece non dovesse conoscere la tecnica della cascata, cercherò di illustrarla in breve tempo. Ci sono poi dei video specifici, sia nella playlist della pneumatica che dell'elettropneumatica, dove ci sono molte più informazioni e una spiegazione più dettagliata. Ma vediamo. Analisi dei segnali. Quindi, dicevo, per quelli che non conoscono i segnali bloccanti. Se andiamo a disegnare su questo tipo di grafico i 4 movimenti, si sposta A, va in avanti, poi si sposta B, poi rientra B e poi rientra A, è evidente che esiste questo segnale bloccante per il comando A, perché questo segnale serve a comandare B, ma è ancora presente quando B deve rientrare, quindi questo segnale mi blocca questo movimento. Ed inoltre questo fine corsa blocca il segnale, l'avanzamento di A, perché questo segnale comanda ad A di rientrare, ma è ancora presente quando A dovrebbe di nuovo essere attivato. Quindi in questo caso si applica la tecnica della cascata, si divide in gruppi, in questo caso dividiamo in 2 gruppi e andiamo a scrivere le nostre equazioni. Scriviamo le nostre equazioni. Lo start è da 0, mi danno A+, il B1 mi dà B+, il B1 mi dà B- e il B0 mi dà A. Quando lo dividiamo abbiamo bisogno, almeno in pneumatica, di una valvola ausiliaria collegata in questo modo, dove abbiamo il P1 e il P2. P1 e P2 sono i primi fine corsa di ogni gruppo, quindi in questo caso A0 e in questo caso B1, e li collegherei in questo modo qua. Ovviamente, essendo questa una valvola 5.2 bistabile, ha 2 configurazioni. Una volta ho l'uscita U con 1, mentre quest'altra è in scarico. La seconda volta, quando la valvola si trova in quest'altra configurazione, per intervento di P2, avrò l'uscita U con 2 e U con 1 invece è in scarico. Tutto questo, se devo applicarlo in elettropneumatica, dove non uso una valvola 5.2 pneumatica,
ma il circuito di comando è elettrico, non posso usare una valvola 5.2 pneumatica, ma vado a utilizzare un relè. Un relè ovviamente ha dei contatti aperti e dei contatti chiusi. Come vado a collegare il mio relè per ottenere la stessa identica soluzione che mi trovo su questa valvola? Devo crearmi un circuito di autoritenuta dove P1 e P2, come qua, servono per fare in modo che la valvola abbia uno switch, una volta un'uscita e un'altra con P2 l'altra uscita, e li collego in questo modo. Se c'è P1 non ci deve essere P2, quindi P1 va sempre in alto, P2 chiuso sotto, attivazione del relè. Ovviamente ci deve essere un'autoritenuta. L'autoritenuta è il comando U con 1, quindi il relè stesso. Cosa succede? Succede che i rimanenti movimenti vanno collegati ad X quando c'è U con 1, quindi è il relè X normalmente aperto, mi rappresenterà X, mentre il contatto del relè X normalmente chiuso sarà il mio U con 2. Spero di essere stato sufficientemente chiaro in questi pochi minuti. Eventualmente potete vedere con video completo sulla mia playlist pneumatica ed elettropneumatica. Ma andiamo a vedere adesso cosa succede per il PLC. Ovviamente mi vado a disegnare il mio schema elettropneumatico, il circuito di comando, dove io qua ho messo uno start e uno stop in autoritenuta per avere un automatico. Poi, come abbiamo visto prima, c'è un P1 e un P2 che sono gli stessi, e A0 e A0 e B1, contatto aperto e contatto chiuso. Qui il contatto rimane chiuso perché il software di simulazione mi fa vedere che il contatto è chiuso perché è già premuto o spremuto, dipende. Se non è premuto è spremuto. Eccolo qua. P1 e P2 mi danno questo relè e questo è il mio U con 1. Ovviamente su U con 1 insieme al mio contatto dell'automatico o A+, U con 1 tende a 1 mi dà B+, interviene il B1 che è il P2 e quindi questo non ci sarà più Y, ma ci sarà non ci sarà più Y, ma sarà Y chiuso, che è il P2, mi dà direttamente B-, poi U con 2 e B con 0 mi dà meno. Quindi in elettropneumatica andrei a crearmi questo circuito di comando. Vediamo come trasformare questo schema elettrico funzionale di comando in ladder. Eccolo qui. Vado ad aggiungere i nomi delle mie variabili del mio PLC a fianco al mio schema. Questo è il mio start, che nel PLC può essere un ingresso 00, lo stop che è chiuso, metto un contatto chiuso dell'I 0.1, memoria 0.0 e quindi continuo questa operazione mettendo tutte le mie variabili a posto dei miei segnali fisici. Le uscite Q0, Q1, Q2 e Q3. Alla fine andiamo a trasformare questo schema in ladder o COP facendo in modo che questa è la mia prima linea di programma I 0.0 in serie con contatto chiuso 0.1 mi danno la memoria 0.0 in OR con memoria 0.0 poi i 0.2 and not i 0.3 e così via e in questo modo ci trasformiamo il nostro circuito elettrico in diagramma ladder. Una volta fatto questo andiamo sul nostro PLC e inseriamo queste istruzioni per ottenere il nostro risultato. Ecco, questa era tutta l'introduzione perché avevo fatto un altro video in cui facevo vedere come trasformare il mio circuito elettrico funzionale in ladder, ma non c'erano segnali bloccanti. Quindi per chi sapeva già, conosceva i segnali bloccanti, sarà andato avanti e da solo avrà raggiunto già questo obiettivo. Nel caso di quelli che invece non conoscono ancora come eliminare segnali bloccanti, ecco questo diventa propedeutico per fare uno steppicino in più. Ma vediamo adesso come funziona con il nostro TIA Portal e con il nostro PLC.
Bene, siamo nel mio TIA Portal, faccio un po' di ingrandimento, facciamo un 130 e per adesso ok. Per quanto riguarda le variabili le ho già inserite per evitare che il video diventi eccessivamente lungo. Ho già inserito le mie tabelle delle variabili, tutte le variabili che sono necessarie per il programma. Passo di nuovo sul main e comincio a copiare esattamente quello che avevo realizzato come schema di potenza. Quindi prendo un contatto normalmente aperto che sarà il mio start. Siccome ho già dichiarato le variabili, se vado a scrivere s, mi fa vedere tutte le variabili che iniziano con la s start. Poi vado a mettere un contatto normalmente chiuso, se è un comando di stop, per ricreare esattamente il circuito di comando elettrico. Tutto questo è una mia memoria che è il mio è il mio automatico. Ovviamente deve essere ritenuta con, vado a prendere questo contatto, con un altro contatto aperto e proprio esattamente quello lo collego in parallelo, è esattamente quello che abbiamo disegnato, che abbiamo realizzato nel nostro schema elettrico. E mi sono creato il mio comando di start. Comando del dispositivo. Adesso dovremmo creare la seconda autoritenuta, quella con il P1 e P2, per ricopiare esattamente lo schema. Ma io vi consiglio un'altra cosa. Ad esempio, invece di usare questa autoritenuta, noi possiamo fare in questo modo. Usiamo su combinazione logica bit il blocchetto SR, ecco lo metto qua, guardate, tanto devo cancellare questo, dove il mio blocchetto è il mio automatico e quindi mi sostituisce questa uscita. Ho già l'uscita della memoria 0.0. Qui ho l'ingresso di un set e l'ingresso di un reset. Vado a togliere questa perché non mi serve più l'autoritenuta. Vado a togliere lo stop perché non voglio fare più l'autoritenuta, ma da questa parte gli metto il contatto del mio stop. E in questo modo ho ottenuto lo stesso risultato, una memoria che si attiva con i0.0 e si disattiva con lo stop, ed ho la mia, invece di fare l'autoritenuta che mi servono 4 contatti e devo tener conto che qui devo mettere un contatto normalmente chiuso, invece questo è un contatto normalmente aperto. Quando premo start ho la mia memoria, quando premo stop disattiva la mia memoria, considerando ovviamente che questi due ingressi non sono bistabili, cioè non sono interruttori, ma sono pulsanti, quindi mandano un segnale e poi non esiste più il segnale. E quindi passo da un segnale istantaneo ad un segnale continuo. La stessa cosa adesso la faccio facendo tutto quanto, con la mia autoritenuta. Quindi se volete fate anche l'autoritenuta, per carità, nessuno ce lo vieta. E qui invece che metto questo serve per l'eliminazione dei bloccanti. Un altro modo per eliminare i segnali bloccanti è lo svitol. Eccolo qua. Questa qui ovviamente non è più la memoria 0.0, ma gli clicco sopra e gli dico che è segnali bloccanti, la memoria 0.1. Questo qui è il mio P1, che è il mio fine corsa a 0, e questo è il mio P2, che è il mio fine corsa, questo lo sappiamo, è il fine corsa B1. Fatto questo, non mi resta altro che lavorare sui 4 movimenti. Quindi qua metto spostamento
del cilindro sta fermo e il pistone che si chiama del pistone A si spostano in avanti per mettere il nostro aggeggio, la sede, sotto il pistone dello stampaggio. Cosa avevamo detto? Che abbiamo bisogno del mio automatico, perché mi dà il segnale, insieme al mio U con 1, così abbiamo, quindi qua metto i miei segnali bloccanti, ecco, che ovviamente dipende da A con 0 e quindi c'è la memoria. Cosa deve fare questo affare qua? Mi deve mandare in uscita il mio A+, che ho già dichiarato nelle mie variabili, diciamo così che vediamo meglio. Adesso qui metto che c'è la fase di stampaggio. La fase di stampaggio, cioè c'è il mio B+. Il mio B+ dipende, che cosa abbiamo detto, dai segnali bloccanti, quindi da questo contatto e dal fine corsa 1, perché il fine corsa 1 è arrivato e quindi può partire il mio B. Fine corsa a 1. Questo mi deve dare la mia uscita B+. Bene, adesso c'è il rientro del mio cilindro, del mio pistone B. Se vogliamo possiamo anche temporizzarlo e quindi cosa faccio? Qui metto un timer che trovo, dai che ce la facciamo, non sulle istruzioni di base, sì, sulle istruzioni di base per carità, ma non su combinazioni logiche, ma su temporizzatori, e metto anche questo, un generatore di impulsi, un TP. Adesso lui, siccome crea un blocco, mi chiederà che blocco è, e metto questo è la tempo di pressione. Quanto tempo deve restare in pressione. In questo mio blocchetto vuole sapere cos'è l'ingresso che mi fa partire la mia pressione. Ovviamente se ha fatto B+, è il mio fine corsa B1. Quindi qua metto il mio fine corsa B1. Qui PT è il tempo di sosta. Bisogna mettere, se sono 5 secondi, devo scrivere 5S. Per chi non conoscesse i temporizzatori, c'è un mio video dove parlo solo dei temporizzatori. Se non metto nessuna sigla, per lui sono millisecondi. Quindi 5S 5 secondi, 5H 5 ore, 5M 5 minuti, 5C Century, no scherzo, 5S. Bene, dopo 5 secondi avrò la mia uscita. Adesso devo andare al mio rientro del pistone B dopo la temporizzazione, quindi ci deve essere il contatto del temporizzatore che è stato attivato da questa uscita e ovviamente abbiamo detto che siamo nella fase di U con 2. U con 2, ricordiamoci che se memoria 01 è il mio contatto, è la mia U con 1, il mio U con 2 è il non contatto, quindi è un contatto chiuso, e questa è la mia segnali bloccanti. Questo mi deve dare il mio
il mio B-. Se non vorreste mettere il temporizzatore, saltate questa istruzione e andate direttamente su questa, ovviamente senza usare questo contatto, ma semplicemente segnali bloccanti, B-. Adesso qui bisogna mettere l'uscita del timer. Ma come si chiama questa uscita del timer? Siccome l'uscita del timer è un blocco, vado a cliccargli sopra, vado sul mio fogliettino e lui mi fa vedere tutto quello che ho dichiarato, anche i redditi. E tra le varie variabili che ho dichiarato, vediamo c'è un blocco dati che si chiama tempo di pressione, poi anche di colesterolo, così controlliamo tutto, e è proprio il nome del mio blocco. Vado a cliccargli sopra e lui mi dice: caro amico, cosa vuoi cosa vuoi come comando? Il valore dell'ingresso? No, mi serve il valore della Q, dell'uscita. Quindi scelgo questo. Fatto questo, non ci crederete, ma abbiamo quasi finito. Adesso c'ho il rientro del cilindro A. Il cilindro A dipende da U con 2, che è questo qua, e dal fine corsa, così come abbiamo disegnato nello schema elettrico, dal fine corsa di rientro di B, del B0. Solo quando B è ritornato, e quindi fine corsa B0, mi darà l'ultimo movimento, che è il mio A-. Benissimo, fatto questo non ci resta altro che compilare il programma, trasferirlo nel PLC e andarlo a testare. La compilazione è terminata, per trasferirlo vado su questo comando carica dispositivo, lui farà tutte le sue richieste, tutti i suoi giri preparatori e conclusivi per realizzare il collegamento con i vari indirizzi IP, IP, URA. Ecco, questa è la mia scheda di rete, quindi lui la trovate, questa qui, e mi dice che sono collegato col mio caretto no, col mio cavetto. Gli dico avvia ricerca dei nodi compatibili tra il mio PC e il mio PLC. Adesso lui lo trova, poi mi dice guarda che l'ho trovato, e gli suggerisco di chiamare chi l'ha visto se non l'avessero trovato. È in corso il tentativo di creare un collegamento con il dispositivo con questo indirizzo, che come vedete è uguale a quello del mio PC. Quindi adesso mi dirà guarda che sono in conflitto, ma dai, stiamo in periodo di pace. No, scusate lo scherzo. Cos'è che mi dice? Ok, carica. Ovviamente avendo lo stesso indirizzo mi diceva che te lo cambi, ma sì, fai pure. Ecco, mi ha cambiato l'indirizzo IP nell'interfaccia Realtek, perché lui il suo non lo cambia, cambia quello del mio PC, che poi ovviamente ritornerà quello di prima. Ok? Finite tutte queste operazioni, siamo alla fase di debug, vedere se tutto è andato a posto, se funziona. Ok, prosegui senza sincronizzazione, tanto no, non faccio nuoto sincronizzato, non è il mio sport preferito. Sta caricandola, ecco sì, giustamente, vuol vedere se la mia configurazione hardware è uguale a quella che ho
che ho sistemato nel mio TIA Portal sia quello con il quale è collegato, giustamente. Tolgo un attimo questa finestra, tolgo anche questa e per visualizzarla vado a mettere gli occhialini, controllo degli stati on-off. In questo modo possiamo vedere lo stato dei miei segnali. Ecco, mi fa vedere che per quanto riguarda il primo segmento lo start non è attivato e nemmeno lo stop. Se vado avanti, ovviamente non sono collegato fisicamente con l'impianto, ma solo con il PLC. Ho un simulatore di ingressi, per cui siccome all'inizio A0 è premuto, qui devo segnalare che A0 è già premuto e ho i miei segnali bloccanti, quindi ho il mio U con 1. Bene, cosa succede? Succede che se vado a premere il mio pulsante di start, che ovviamente è un pulsante, poi lo tolgo, la memoria comunque è rimasta attivata. Questo è stato attivato, a questo punto devo avere il mio A+. A+ ho il mio avanzamento, A0 non ci sarà più perché si è spostato il cilindro, quindi tolgo il segnale, ma ovviamente U con 1 rimane, ovviamente, naturalmente. Mi trovo la mia memoria 01 perché era stata attivata da A0. C'è stato l'avanzamento del cilindro A fino a raggiungere il fine corsa A1 e di conseguenza c'ho il mio B+. Sì, ma adesso mi accorgo che ho sbagliato il temporizzatore, perché questo è un temporizzatore dove l'ingresso, siccome è un generatore di impulsi, il segnale deve essere istantaneo e non continuo, ma non è il nostro caso perché B1 rimarrà in pressione fino a quando non torna B-. Quindi devo togliere questo fine corsa e mettere un temporizzatore con ritardo all'attivazione. Si attiverà dopo 5 secondi, ovviamente con B1 che rimane fisso lì. Quindi devo fare così, tolgo questo, la simulazione, altrimenti non se ne parla più. E devo andare a prendere questo qui, il TON, temporizzatore che diventa on dopo con ritardo all'attivazione, ma posso anche farlo così. Vado qui e gli dico che voglio cambiarlo con un TON della famiglia Pinnagel, il famoso TON, ed ecco, così non sono costretto a riprenderne un altro. Avendo eseguito delle modifiche, devo rispedire il tutto nel mio PLC, perché lui si ricordava quello di prima, dice, ma tu mi cambi le carte in tavola? No, è sulla scrivania del desktop. Bene, rimandiamo il tutto con i miei occhialini. Questa la spostiamo. Ok, adesso siccome devo rifare, quindi questo è automatico, il fine corsa, dove eravamo arrivati? I segnali bloccanti e ho tolto A con 0, quindi lo rimettiamo. A con 0, poi ritorniamo dove eravamo prima. Automatico A+, il fine corsa A1, B+, e adesso fine corsa B1, fra 5 secondi ho la mia uscita ed ecco qua la mia uscita con i segnali end not U con 2 e con U con 2, cioè not nella memoria 01, c'ho il mio B-. Ovviamente non c'ho più il mio B1, altrimenti continua, mi può far partire un'altra temporizzazione e siamo all'ultimo atto. Segnali bloccanti perché siamo ancora e B0 mi danno a meno.
Se ho A meno, ho di nuovo il mio fine corsa a 0 e ritorno U con 1 e riprende il tutto come prima. Bene, questa è quindi la soluzione semplice utilizzando una semplice tecnica dell'applicazione della cascata pneumatica all'elettropneumatica, disegnando quindi lo schema elettropneumatico e trasformando il nostro circuito di comando elettrico in ladder diagram. Spero che vi sia piaciuto, che sia di vostro gradimento, che vi possa essere d'aiuto per chi sta iniziando a programmare, a comprendere sempre meglio queste tecniche e anche se insegnate a scuola forse vi potrebbe servire come esercizio per i principianti. Vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale dove trovate moltissimi altri video più complessi, meno complessi, insomma praticamente è una gara musicale, tanti complessi. Arrivederci al prossimo.